Andrea Scanzi, bentornato su Radio Rossonera, ciao. Ciao ragazzi, è sempre un piacere. Sono in un posto molto più bello di Cialanoglu, ma devo dire Non ci vuole tanto, Andrea. ci voleva poco, Emanuele, hai ragione, ci voleva poco. Ma scusa, tu non avevi la testa agli europei? Sì, ma non le avevo non avevo nella testa Cialanoglu. Il mio rapporto con lui sentimentale si era esaurito da un po' di tempo, come voi potete sapere perché ci sono le prove nelle registrazioni di qualche mese fa. Diciamo che non mi straccio le vesti. Assolutamente, ne abbiamo le prove. Intanto mi dicono dalla regia che già domani potrebbero esserci le visite mediche per Cialanoglu all'Inter. Ora però qui ci dobbiamo un attimo fermare. Andrea, nessuno qui tra noi tre è mai stato un fan sfegatato di Cialanoglu, però c'è anche qualcosa che non mi torna, ragazzi. Cioè un ragazzo che raggiunge la Champions League col Milan, stiamo parlando di un ingaggio di cui balla 1 milione tra quello che offre il Milan 4 e quello che offre il Milan 5. Non vi sembra un po' strana questa cosa, Andrea? Un po' strana è, e voglio essere anche onesto e chiaro, non avevo il poster in camera di Cialanoglu, ma non sto neanche festeggiando, neanche però sto festeggiando, ragazzi, un po' perché comunque qualcosa di buono l'ha fatto, un po' soprattutto per la destinazione. Cioè ci sta che uno a un certo punto voglia cambiare aria, però lo devi dire più chiaramente. E soprattutto secondo me non devi andare dall'altra parte di Milano, cioè ci deve essere secondo me anche una forma di decenza e di dignità. In questo modo sa proprio di tradimento e sa anche di scelta non solo economica, perché per carità la differenza è netta, ma per un calciatore neanche così netta, ma probabilmente la differenza è di prospettiva. Evidentemente Cialanoglu è sicuro di vincere con l'Inter e sicuramente in campionato sarà il favorito insieme alla Juve e magari crede di avere più chance in Champions League, però ce l'avesse detto, bastava dircelo 1 mese, 2 mesi fa, invece di andare avanti con questa pantomima triste e abbastanza deprimente per lui e anche per noi. Ma tu voglio un commento anche da te su questa vicenda Cialanoglu. Ma sono anch'io in linea con Andrea, cioè nel senso non è un calciatore che va via e ti strappi i capelli per generazione, per numero, per quello che è un po' rappresentato, anche se è un calciatore che comunque per Pioli è molto importante, ragione per cui Milan l'ho aspettato un pochettino di più rispetto a Gigio, anche se poi Milan comunque la sua offerta l'ha fatta in qualche modo valere fino a inizio europei, poi Milan sappiamo che ha un po' ha mollato sostanzialmente, ha detto questa era l'offerta, fai quello che vuoi, noi cerchiamo altri profili. Certamente la scelta da parte sua dopo anni di Milan, dopo aver vissuto il contesto Milan per praticamente 4 anni, di andare nella società rivale è una scelta che non lascia perplessi, perché la moralità dei giocatori non la metto mai, non la valuto neanche più, ecco, da questo punto di vista. Bisogna capire se da parte sua c'è una valutazione del tipo l'Inter ha vinto lo scudetto, faccio uno step, o semplicemente sia veramente l'unica squadra rimasta a fargli un'offerta, perché dato l'europeo che ha fatto e date le però non per offerte 1 milione di euro, è vero che magari 1 milione di euro, ragazzi, è 1 milione di euro, magari cioè. poi li daranno anche quasi lo stesso. Il problema è che al momento oltre l'offerta dell'Inter, che offerte c'erano sul mercato, dato che anche certo. il Milan stesso aveva non ritirato ma comunque lasciato lì la sua offerta. L'unica offerta che c'era era quella dell'Inter. Poi certamente bisogna discutere della cosa. L'Inter in questo momento è al 99,9 periodico per cento orfana di Eriksen l'anno prossimo, quindi lo stipendio che pagava Eriksen lo gira sostanzialmente a Cialanoglu. Ci sono però una serie di valutazioni da fare. È ovvio che da tifoso un attimino faccia venire un po' di rabbia, perché uno dice cavolo, hai vissuto il Milan, hai vissuto anche momenti difficili, hai vissuto i derby, sai qual è la rivalità cittadina, i tifosi ti hanno sostenuto anche quando, tra virgolette, hai indossato la maglia che fu di Honda, esatto, cioè, di Boateng tra l'altro, e quindi questo lascia un pochettino ovviamente. Ma, Andrea, non avevamo bisogno di conferme, però insomma il romanticismo e il calcio non è vero che c'è stato questo per i romantici come noi questo weekend la notizia di Zeman che torna al Foggia Per la quarta volta. Per la quarta volta è una notizia un po' romantica, però Andrea, questa è veramente la pietra tombale del romanticismo nel calcio. Sì, ce ne sono state tante di pietre tombali per quanto riguarda il senso dell'attaccamento alla maglia. Non voglio neanche nobilitare così tanto Cialanoglu. Non credo che sia lui che ha definitivamente ucciso il romanticismo. È da un po' che è morto. Tu sei stato costretto a citare come esempio bello Zeman,
che da anni purtroppo non fa più grandi cose, e io sono stato un grande Zemagnano, però ti rendi bene conto che se noi, per fare un esempio di romanticismo, siamo costretti a citare il quarto rientro, peraltro abbastanza mesto, non più così tracotante, di Zeman nel Foggia, che non è sicuramente più il Foggia dei bei tempi, beh, vuol dire che siamo veramente un po' alla canna del gas, c'è poco da fare. I Maldini, i Totti, i Baggio e gli Antonioni non tornano più. Non li vedremo mai più. Chi non si strapperà i capelli per la dipartita di Cialanoglu è mister Pioli, ma semplicemente perché gli manca un po' la materia prima, mister. Si strapperà la barba, mister. Sì, mi sono strappato qualche pelucchio di barba, giusto così, perché comunque... Qualcosa dalle ascelle, non lo so, qualcosa si trova. Sì, e ci fermiamo qua, non andrei oltre, però... detto questo, a Cane ce l'ha sempre detto che aveva un'altra offerta che era del Qatar. Cosa vuoi che ti dica? Si vede che il Qatar l'hanno spostato in parte a Milano, a quanto pare. Cioè... Va bene, prendiamo atto, cioè più che altro facciamo la conta, perché ad oggi mi sembra che siano più i giocatori che sono rimasti via da Milanello che quelli che sono rimasti. E però, tra l'altro, mister, tutti i profili che vengono accostati a Milan, tutti senza R, penso a Zaccagni, per esempio. Bravo, cioè Zaccagni, Mattia Zaccagni, cioè obiettivamente, come ho detto ieri sera a Paolo, gli ho detto facciamo le cose bene, cioè non tanti di qualità, ma pochi ma con le R. Pochi ma con le R, cioè su questo mister è proprio non è... Ma Andrea, tu ci credi alla voce di Zaccagni che potrebbe sostituire un po', fa un altro ruolo, è un po', cioè, è questo il nome per riportare il Milan cioè da portare in Champions League? Allora, ci credo, nel senso che è un nome che viene fatto e che il Milan segue da un po' di tempo. Non ci credo se me lo fai coincidere come il nome che deve sancire il cambio di rotta di una squadra. Cioè, mi sembra un buon prospetto. Sì, ha segnato anche più gol di Cialanoglu, se per questo l'anno scorso. È vero, sì, è vero. Beh, sì, anche lì, come direbbe Emanuele, ci vuole poco. Sì. mi sembra abbia fatto 5 reti e 7 assist. Ha fatto un buon campionato. Non so onestamente quanto sia forte, quindi credo che sarebbe utile, però ragazzi, io ancora questo cambio di rotta perché siamo in Champions non l'ho visto. Ogni volta che si parla di qualche giocatore alla fine non viene mai, tanto per fare un altro nome, Giroud. Bisogna che da ora in poi non solo si confermino i giocatori tipo Tomori, benissimo, spero Ibrahim Diaz, però che arrivino 2 o 3 nomi grossi, altrimenti non vai lontano. Tanto ragazzi, vi confermo visite mediche per Cialanoglu domani. Il ragazzo andrà a firmare un contratto di 3 anni per 5 milioni più 1 di bonus. Questo è... A riprova che sono impazziti da Piano Gentile, ma questo è un pensiero mio da questo punto di vista. Ma in realtà Andrea ha una sua logica, vanno a sostituire un giocatore che purtroppo l'anno prossimo non ci sarà. Però potenzialmente sono 6 milioni di euro, ragazzi, sono ma tanti. Loro in questo momento non possono acquistare i cartellini di nessun giocatore, quindi vanno a prendere vanno a sostituire quello che poi era l'introito derivante, cioè era quello che era il costo di Eriksen da quel punto di vista, certo, però sicuramente fa riflettere il fatto che il mercato si livelli così verso l'alto per calciatori che poi concretamente non hanno ancora vinto niente, quindi fa un po' riflettere. A proposito di visite mediche, tra l'altro Donnarumma questa mattina visite mediche per il Paris Saint-Germain.